Finisce qui e cala il gelo su Bodo Glimt 3, Inter 1. Finisce così l'andata del playoff di Champions League, una brutta sconfitta per un Inter che ha giocato una brutta partita con 2 pali colpiti, anche un pizzico di sfortuna e molta imprecisione anche da parte dei nostri. Bravi loro che hanno corso molto di più, ci hanno messo molta più voglia, molta più cattiveria in questa partita. Kivu fa il segno a tutta la squadra ripetutamente di andare a salutare i tifosi che si sono fatti questa lunga trasferta per assistere ad una brutta partita da parte di un Inter molto rivoluzionata a livello di cambi e di uomini dopo le fatiche della partita contro la Juventus, che ha portato via tante energie fisiche e mentali. Oggi si giocava su un campo difficile, questo sintetico di cui si era tanto parlato. Al di là del clima abbiamo pagato la miglior organizzazione del Bodo, perché stasera secondo me più che aggrapparci al campo, agli alibi vari, ho visto un Inter, non so che ne pensi tu Simo, con un centrocampo quasi inesistente, con una difesa molto ballerina, soprattutto in occasione dei gol, ma non solo. La più grande buona notizia che ci portiamo a casa è il gol di Pio Esposito, ancora una volta, che si conferma sempre positivo e importante, e il pareggio del Milan. Queste sono le 2 più importanti notizie di serata, perché se in Champions ci siamo complicati molto la vita e servirà un'impresa comunque da fare in casa contro una squadra che in trasferta è riuscito a battere l'Atletico Madrid e ha pareggiato anche a Dortmund, qui noi abbiamo perso con lo stesso risultato con cui ha perso il Manchester City, quindi questo Bodo è una realtà interessante, però secondo me c'è molto da fare mea culpa da parte dei nostri, e questa è la prima impressione a caldo. Sì, direi che è stata una partita che a posteriori mi fa vedere un Inter che non ha mai attaccato la spina. Probabilmente ci siamo autoconvinti della possibilità di poterla sfangare anche giocando con queste scelte di formazione, con questi ritmi e con questa mentalità, cosa che in casa del Bodo Glimt si è notato nel corso del tempo non essere esattamente scontata. Siamo andati sotto, siamo stati anche bravi a recuperare e a pareggiarla, e dopo però, continuando così, è arrivata comunque la sconfitta, anche perché se non attacchi la spina mai all'inizio, attaccarla poi in corsa in risposta all'evento negativo di essere andato sotto non è facile, anzi è molto molto difficile. Quindi poi vai a giocare in un contesto dove loro sono totalmente a loro agio, visto che sono abituati a giocarci e noi no. Sono una squadra che ha grande organizzazione, alla quale aggiunge anche un buon tasso tecnico, che quando quando si esalta in giornata mostra anche delle giocate interessanti. Le abbiamo viste, secondo me, un po' tutti e 3 i gol sono stati ben eseguiti. Però ecco, dalle scelte iniziali di formazione, diciamo che la volontà anche del mister mi pareva chiara: cercare di o sfangarla o quantomeno di non complicare troppo il ritorno con delle scelte, con delle rotazioni piuttosto evidenti, e questa Però non cosa erano è riuscita in necessarie, Simo, parte. queste rotazioni per te? Cioè, dopo le Come? fatiche, non erano necessarie queste rotazioni Sì. secondo te? No, ma Cioè, infatti non ne faccio una colpa, avresti spremuto ancora Zelinski, avresti spremuto Luis No. Enrique, avresti spremuto rischiando anche qualche infortunio oggi? No, infatti non ne faccio una colpa. Diciamo che la cosa ideale era riuscire a tirare fuori, soprattutto da quelli che hanno giocato oggi, che generalmente han giocato meno, quella necessità di fare qualcosa in più anche a livello di concentrazione, però non è facile e non è la prima volta che dopo una grande partita in campionato, inteso come partita dispendiosa, l'Inter poi quella dopo faccia fatica. Mi ricordo Inter-Lecce, per esempio, in campionato, che arriva dopo Inter-Napoli, dove vinciamo 1-0 ma facciamo un'enorme fatica, e il Napoli contemporaneamente non batte in casa il Parma. Ieri ha giocato la Juventus, per carità, avversario molto diverso, contesto diverso, ha preso 5 gol. Evidentemente questo tipo di sfide che a volte vengono giocate in campionato ti tolgono molto anche a livello nervoso, e in questo caso non è stato diciamo non è stato semplice. Detto che, comunque, ribadisco, non è una giustificazione, cioè tu il Bodo comunque lo dovresti poter battere, e a prescindere questa sera andava giocata una partita diversa, secondo me, inteso come
tipo di impatto, però è andata così e si può comunque ribaltare, si può ribaltare. Sì, secondo me ci sono diverse cose che non mi tornano anche in alcuni commenti che ho letto. Qualcuno rischia anche il ban perché gli insulti personali ve li potete tenere. Ma prima, Simo, volevo dirti una cosa, volevo aprire una parentesi velocissima perché volevo segnalare una cosa che può essere molto utile a tanti di voi che ci seguite, se avete un'attività o lavorate in azienda. Una delle cose che ci chiedete spesso è ma come fate a fare tutto quello che fate a livello di contenuti e non solo? Ecco, la verità è che fino a poco tempo fa su Passione Inter perdevamo veramente tanto tempo in attività ripetitive, operazioni che ci portavano via tempo ed energie e ci impedivano di fare tante cose che invece contavano davvero come i contenuti. Da quando invece abbiamo iniziato a lavorare con Opti Workflow, che è un'agenzia specializzata in automazioni AI, abbiamo automatizzato veramente tantissimi processi. Oggi riusciamo a fare le stesse cose, anche di più, con 1/10 del tempo, quindi risparmiamo tanti soldi e questo ci permette di concentrarci di più sulla creazione dei contenuti che vi proponiamo ogni giorno, che è quello che davvero, davvero conta. E Simo, diciamo che ecco, questo trovate anche il sito, il QR code in alto da inquadrare, trovate anche il link qui sotto in descrizione, per cui se avete la sensazione di essere bloccati nei processi lavorativi, se sono dei processi lenti o ripetitivi, scannerizzate il QR code, andate al link in descrizione e parlate con il team di Opti Workflow che vi aiuterà con un'analisi del tuo caso specifico. Simo, no, volevo dire un paio di cose ancora. Secondo me le rotazioni erano abbastanza obbligate. Certo che col senno di poi e dalla nostra posizione estremamente privilegiata è molto semplice dirlo, però la sensazione che ho avuto io è che con queste rotazioni sia mancato veramente proprio l'equilibrio del centrocampo e in difesa Acerbi a me dà sempre quella sensazione di andare un po' per conto suo rispetto al resto del reparto e con questo attacco molto mobile e con le 3 punte del Bodo che facevano tantissimo movimento, abbiamo avuto delle difficoltà. Detto che poi, come in ogni occasione, sono spesso gli episodi ad incidere e la precisione, soprattutto il killer instinct, dove, stasera per esempio Lautaro Martinez ha avuto un paio di occasioni, una in particolare che si è stampata sul palo, Darmian un grandissimo palo, Darmian tra l'altro criticatissimo da molti ancora una volta, ma lì a destra in fase offensiva ha fatto molto più lui di Luis Enrique, sostanzialmente tra entra nell'azione del gol, un palo, un quasi assist comunque e un'altra occasione generata, quindi un contributo offensivo importante. E loro lì davanti invece hanno sbagliato veramente poco e in casa davanti al proprio pubblico hanno avuto anche maggior entusiasmo e maggior spinta sul campo in sintetico di cui tanto si è parlato. È evidente che senza Di Marco non avevi Zelinski che in questo momento è l'insostituibile dell'Inter e hai cambiato un po' di equilibri, il gioco dell'Inter chiaramente ne ha ampiamente risentito. Problemi per Lautaro, tra l'altro, uscendo dal campo, ci hanno detto da Bodo che ha avuto un problema al polpaccio, quindi hanno provato un attimo a curarlo e stanno cercando di capire di cosa si tratta. Speriamo niente di grave, perché sarebbe l'ulteriore brutta notizia. Volevo ringraziare Allegrip, che saluto, che dice: "Io la vedo recuperabile". Sì, non è semplice, ma è assolutamente recuperabile, fattibile a San Siro. Ne abbiamo presi 3 noi, perché non potremmo farne 3 noi a San Siro. Marzio, grazie. Non per giustificarli, ma le condizioni ambientali possono anche incidere sia in campo che il gelo scandinavo che conosco bene. Purtroppo le rotazioni sono state sbagliate. Miki su tutti è cotto, scrive il nostro Marzio che ringraziamo. Partita sul ghiaccio preparata male, scrive De Pica Pica che ringraziamo. Best Brave, io ho giocato tutto il secondo tempo a mettere Cross in mezzo, perché non mettere Di Marco, perché togliere Pio? Secondo me Di Marco, Simo, c'è stato un discorso fisico di preservarlo? Ma in questa domanda secondo me stanno parte delle risposte di queste scelte di questa partita. Nel momento in cui Di Marco non mette piede in campo, Zielinski mette piede in campo solo più di 10 minuti dopo aver subito il gol del 3-1 e inizialmente non era neanche, diciamo, previsto perché c'erano pronti solo Boni e Luis Enrique. Questi son tutti indizi che mi fanno pensare, come dicevo anche in cronaca, che la volontà era quella di provare ad uscirne cercando di limitare il più possibile alcuni elementi della rosa che sappiamo essere fondamentali per la buona riuscita delle partite dell'Inter. È andata male perché comunque io penso che eh,
ribadisco, il 3-1 è recuperabile, ragazzi. Come si fa a dire che il 3-1 non è recuperabile? L'Inter in casa non ha mai vinto 2-0 delle partite? Già col 2-0 sei pari. Quindi è recuperabile. Chiaramente l'obiettivo poteva essere quello di perdere non con più di un gol di scarto e aver preso questo 3-1, peraltro rischiando di prendere anche il quarto all'ultimo minuto con quel contropiede che loro sprecano, non è stato il massimo. Però quando diciamo la giochi sui 180 minuti, la giochi sui 180 minuti. Se poi passi il turno, chi se ne frega se hai perso 3-1 in casa. L'importante è passare il turno. Vediamo come va tra una settimana. Abbiamo la fortuna che si gioca tra una settimana e non tra un mese come la Coppa Italia. Questi corrono NK senza dubbio, ma l'Inter contro la Juventus non mi pare non abbia corso, per esempio. No? E nelle scorse partite che abbiamo vinto 20 su 23 o quelle che sono, nemmeno. Stavo guardando i dati e loro hanno fatto molti più chilometri, ma si è visto comunque che c'è stata una cattiveria differente tra le due squadre. Stasera io questa sensazione ce l'ho avuta del fatto che loro ci abbiano messo qualcosa in più, detto che ancora una volta l'Inter ha avuto grandi occasioni che non ha convertito, quindi molto si gioca anche sulla precisione in zona gol, quindi anche questo è un tema che resta, così come i subentrati. Stavo pensando, Simo, Thuram e Bonny non è che abbiano messo dentro tanto. Luis Enrique stesso non ha avuto molto tempo, ma non ha fatto granché. Diouf uguale. L'unico Zielinski che ha avuto una buona opportunità e l'ha calciata fuori, ma non era semplicissima. Fabio, grazie da Chicago, peccato un bianchino a noi stavolta. Volevo rispondere ad Emanuele, perché Emanuele è uno che ci segue sempre e francamente mi dà un po' fastidio, Emanuele, che tu abbia detto questa cosa in risposta a un mio commento, nel senso, ma quanto facciamo schifo ed è penoso tirare in ballo il Milan. Sinceramente definirmi penoso lo trovo eccessivo, quindi accetto che sia a caldo e sei arrabbiato per la sconfitta. Invito sempre ad un minimo di lucidità. Siamo ancora in corsa per poterci qualificare in Champions League. Purtroppo sapevamo che il playoff è molto particolare, ragazzi. Non è un semplice il più forte passa. Il playoff è una partita in più che si gioca a febbraio, a cui non sei abituato, subentrano delle dinamiche veramente molto differenti, tant'è che l'anno scorso tutte e tre le italiane vanno fuori e quest'anno di nuovo tutte e tre le italiane hanno perso l'andata, quindi è un qualcosa di veramente strano e particolare. E se per te è penoso tirare in ballo il Milan, per me è penoso adesso insultare allenatore, giocatori e squadra di una squadra che è prima in campionato a +7 dalla seconda, che ha appena pareggiato una partita che tutti quanti noi pensavamo che avrebbe vinto, e quindi stasera l'Inter di fatto ha guadagnato un punticino in più, se non due in realtà, sulla prima diretta rivale in campionato, e considerando che io quest'anno cercherei e vorrei andare avanti in tutte le competizioni, ma personalmente mi sento molto più caldo sul tema scudetto. Se permetti, quella di stasera è comunque una serata molto importante per l'obiettivo dello scudetto. Poi, se voi dite che vi vergognate per aver perso contro il Bodo, ognuno è libero di viverla come volete. Io la vivo in maniera molto differente, il mio modo di tifare l'Inter, ecco. Sì, ma più che altro il riferimento al Milan era anche banalmente per una questione di cronaca. Sì, ci hanno messo a livello di calendario, io avrei voluto godermi Milan Como e godermi Bodo Inter, ma ce l'hanno messo in contemporanea, quindi essendo comunque una partita importante per il campionato l'abbiamo anche seguita, e che il Milan non abbia vinto è una buonissima notizia, ma questo non va ad inficiare con il commento alla Champions e viceversa. E poi sì, sono d'accordo, cioè, non so, primi a +7 in campionato e sento dire vergogna di qui, questo di qua, non lo so, mi sembra di tornare un po' sempre ai soliti discorsi. Vediamo, tra una settimana meno, anzi, c'è il ritorno, dovessimo uscire, chiaramente faremo le nostre valutazioni, dal mio punto di vista sarà una grande delusione, senza dubbio, però tendenzialmente la maratona la giudica al 42esimo chilometro, non al 21esimo, esattamente come una partita andata e ritorno la giudica al ritorno e non all'andata, per quanto mi riguarda. Partita difficile, il Bodo nelle coppe europee in questo campo su 44 partite ne ha perse 9, di cui una all'ultimo minuto contro la Juventus, ha battuto anche il Manchester City, quindi sapevamo che non sarebbe stata semplice. Ci sono stati degli errori dei nostri, dei singoli, l'abbiamo detto, anche un Sucic rimane molto nel limbo, non sta ancora completando quella crescita che ci si aspettava per poter mettere in discussione le gerarchie lì in mezzo al campo. Mkhitaryan è apparso un pochino in difficoltà, lo stesso
Su Barella non lo so, io mi riguarderò la partita perché a livello statistico di dati, di corsa, di contrasti, eccetera, il primo tempo era il migliore di tutti in realtà, anche a livello di coinvolgimento nel gioco. Dà anche quel pallone con lo scavetto per Pio Esposito su cui poi arriva il palo di Lautaro Martinez. Si sono perso un po' le distanze tra centrocampo e difesa. Quello evidentemente qualcosa a livello di distanze per un giocatore che non è abituato a fare quel ruolo lì c'è stato. Non mi è piaciuto anche, c'era stata un'ultima occasione alla fine lì sulla fascia con Darmian, non si sono capiti e poi si è lamentato per l'errore. Non lo so, a me ha disturbato molto anche Acerbi in realtà al centro della difesa, così a svariare dando pochi riferimenti in mezzo, anche se poi entra in maniera importante in occasione del gol di Pio Esposito. Per me c'è tanto down fisico e mentale dopo le fatiche contro la Juventus che va messo in considerazione. Ma sì, ma ribadisco, nelle scelte già si è capito. Nel momento in cui tu giochi una gara in cui fanno schifo tutti, o comunque vanno male tutti, se sei una squadra... Allora, siamo tutti d'accordo che l'Inter è una squadra forte, almeno da questo punto di partenza. Se la risposta è sì, e affronti una partita in cui fanno male tutti, evidentemente è un discorso un po' anche diverso. Già dalle scelte iniziali, dal contesto, secondo me si poteva intuire. Poi nemmeno io mi aspettavo un 3-1, a dire la verità, non è che adesso penso a nessuno, però è andata così. Ma ribadisco, c'è il ritorno, è lì apposta. E ce la giochiamo tra meno di una settimana, dove seguiremo chiaramente la partita qui su Passione Inter, quindi mi raccomando iscrizione al canale, vi aspettiamo anche su passioneinter.club, mi raccomando, e se però volete buttare tutto in vacca fatelo pure ragazzi, noi non cadremo mai in questo trabocchetto che volete lanciarci. Mi raccomando, vi aspettiamo su passioneinter.club.